Ciao ragazzi e bentornati su Miniatures of Death. Oggi vediamo come dipingere tante miniature in pochissimo tempo grazie al Quick Shade di The Army Painter. Dopo la sigla. Allora, partiamo subito dal dire che cos'è il Quick Shade. Il Quick Shade è un prodotto di The Army Painter che, come vedi, si presenta in il classico barattolino di vernice, che serve proprio per dipingere in maniera molto veloce tante miniature. Si adatta particolarmente a zombie piuttosto che come vedremo proprio goblin, insomma personaggi particolarmente sporchi. Diciamo anche che questo non è un video sponsorizzato da The Army Painter, al contrario di tanti altri che hai visto sul mio canale, nel senso che questo l'ho comprato io diversi anni fa per provarlo e oggi voglio farti vedere come funziona. Facciamo una premessa. Secondo me questo è un prodotto che è sicuramente più indirizzato a chi vuole dipingere in poco tempo molte miniature, chiaramente a discapito della qualità, nel senso che è chiaro che se dipingi per il piacere di dipingere, per il gusto di realizzare una miniatura dipinta molto bene, questo non è l'approccio migliore. Come vedremo infatti col Quick Shade andremo a creare con un'unica passata un manto, diciamo, di shader, anche se questo non è da confondere con il normale shader di Army Painter. Si chiamano entrambi Quick Shade, entrambi sono il colore Strong Tone, ma sono due prodotti nettamente diversi. Questo serve appunto a questo scopo e questo è uno shader. Questo asciuga in 24 ore, questo in pochi minuti. Ok? Quindi è particolarmente adatto, dicevamo, a chi vuole dipingere molte miniature in poco tempo. Mi faccio la fantasia di qualcuno che ha un gioco da tavola come può essere appunto Zombicide, ha 40-50 zombie da dipingere, non gli interessa realizzare dei zombie da opera d'arte, ma giusto dare una colorata alle miniature, e quindi questo può essere l'ideale, anche perché il Quick Shade, come vedremo, è molto denso e questo vuol dire che creerà una patina molto protettiva intorno alla miniatura e quindi ideale per chi appunto gioca. Per farti vedere come funziona, io qui ho dipinto già poco fa, vediamo se riesco a fartela vedere meglio, un Goblin di Moria dal Signore degli Anelli. Sono sempre le miniature che utilizzo per le demo di questi video. Allora, che dire, ho passato semplicemente i colori di base dopo aver dato un primer nero e quindi, come vedi, ha dei colori molto piatti. Ok, quello che faremo è andare, aspetta, torniamo indietro, quello che faremo è andare a, ci sono due possibilità, puoi o immergere direttamente dentro il barattolo, così, la miniatura, con il rischio però secondo me che se ne crei troppo, o andare a pennello sulla miniatura. Chiaramente avrei bisogno di un pennello un po' da battaglia, perché come dicevo il Quick Shade è particolarmente denso e quindi rischi di rovinare il pennello o avere difficoltà a pulirlo. Ma andiamo subito a vederlo. Questa non la apro da un po', quindi sicuramente è un po' densa, l'ho già ampiamente sbattuta prima. Vediamo se riesco a farti vedere la consistenza. Come vedi è particolarmente denso. Allora, come dicevo, possiamo o immergere o andare a pennello. Io preferisco andare a pennello in maniera molto copiosa sulla miniatura. Mettiamo la centrale, va? In maniera molto copiosa. Proviamo a zoomare un po'. Ecco qua. Allora, dicevo, in maniera molto copiosa, in modo da andare a creare proprio uno strato nettamente protettivo e di ombre. Attenzione quando ne vedi degli eccessi, tramite il pennello ti puoi insomma regolare. Io per questo, diciamo, evito il dipping, così come viene chiamato, proprio perché
con il pennello puoi andare a regolare un po' meglio dove distribuire il colore. Mi pare che già ci siamo. Togliamo un po' di eccesso qui, facciamolo scendere lungo le gambe, diamo una pulita al pennello, ancora un eccesso qua, ecco qua. Ok, questo come dicevo asciuga in 24 ore, quindi a questo punto aspettiamo che asciughi e ci rivediamo tra 24 ore. Rieccoci qua, in realtà sono passate solo alcune ore, però sono bastate perché evidentemente qui a Roma a marzo è già primavera e la vernice si è già asciugata. E anche se, come vedi, il risultato è molto lucido e molto coprente. Per ovviare a questo problema abbiamo due possibilità: o dare a pennello l'anti-shine varnish, questo qui, oppure esiste, forse più pratico per chi deve fare moltissime miniature, la bomboletta spray, che però questa va usata con molta cautela, perché quello che ho visto io è che tende a creare una patina molto coprente, quasi bianca, se applicato in maniera troppo eccessiva, quindi va dato veramente col contagocce. E tra l'altro questa è molto vecchia, come dicevo l'ho comprata diversi anni fa, l'ho provata poco fa e non funziona più, il gas è andato, quindi sarà da sostituire, e per questo tutorial quindi useremo il varnish a pennello. Mettiamo quindi un po' di varnish sulla wet palette, ma in realtà va bene qualunque altra tavolozza, piatto di carta, quello che volete, e andiamo a coprire tutta la miniatura. Vediamo un po' se riesco a zoomare. E questo qui, una volta asciutto, andrà a togliere tutto l'effetto lucido. Tra l'altro l'applicazione dei due prodotti, il Quick Shade e l'anti-varnish, crea un protettivo non indifferente intorno alla miniatura. Fai attenzione a non esagerare, perché come dicevo potrebbe creare delle patine bianche. Chiudiamoci quindi con uno Scottex e andiamo a togliere gli eccessi dove si accumula un po' troppo. Ok, il tempo di asciugare e ti faccio vedere com'è venuta. Ecco qui ragazzi, sono passati alcuni minuti e l'anti-shine ha fatto il suo lavoro e la miniatura a questo punto è finita. Come dicevamo, la doppia copertura di Quick Shade e dell'anti-shine rende la miniatura molto resistente e a questo punto è pronta per giocare. Ciò non toglie che tu possa ancora aggiungere qualche dettaglio. Per esempio qui ci starebbe bene un po' di dry brush sull'armatura con dell'argento, però magari non è funzionale a questo video. Detto questo ragazzi, io vi saluto. Come sempre, se avete domande potete lasciare un commento sotto. In descrizione trovi tutti i link ai prodotti visti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!